Ciao, benvenuto su questo secondo video del corso KiCad 9. In questo video tratteremo l'installazione e le caratteristiche di KiCad 9. Vedremo il manuale online in italiano, le configurazioni iniziali, le caratteristiche, inizieremo a vedere come è fatta l'interfaccia, vedremo gli utili strumenti di calcolo che ci mette a disposizione, cosa sono i plugin e ti lascerò il link ad un file che ho creato con i comandi rapidi da tastiera. Andiamo a vedere i requisiti hardware e software che ci occorrono per poterlo installare sul nostro PC. Questo PDF con i link cliccabili lo troverai scaricabile qui sotto nella descrizione. Qui dal sito ufficiale troviamo tutti i requisiti hardware che io ho riassunto in italiano su un altro PDF che troverai scaricabile sempre da link che trovi qui sotto in descrizione. La cosa principale per installare KiCad 9 è che si abbia un computer con un processore 64 bit. Bisogna avere almeno 1 giga di RAM, è consigliato avere almeno 2 giga, bisogna avere almeno 10 GB di spazio disponibile sul disco. La risoluzione dello schermo sarebbe meglio avere un 1920x1080, anche se funziona con 1280x1024, però si fa molta fatica perché è ottimizzato per questa risoluzione o superiore. Infatti alcuni strumenti della barra possono essere nascosti. Un'altra cosa importante è che la scheda grafica deve essere di uno di questi modelli. Scaricati pure questo PDF e controlla la tua scheda prima di fare l'installazione, altrimenti non funzionerà. I requisiti software invece sono avere Windows 10 o Windows 11 o le versioni Windows Server, non penso sia il tuo caso, o un computer dalla Apple con macOS dalla 13 fino all'ultima versione, oppure lo possiamo installare anche su un sistema Linux, su Ubuntu dalle versioni 22.04 alla versione attuale, oppure su Fedora dalla 40 alla 42 o sulla Debian dalla versione 11 alla 13. Altri sistemi Unix, in particolare BSD, possono essere funzionanti ma non sono ufficialmente supportati. Il link del download è questo. Andiamo a vederlo. KiCad lo possiamo installare come un qualsiasi programma, quindi andiamo sul sito ufficiale kicad.org, andiamo su download, scegliamo il nostro sistema operativo, Windows, Mac, Linux, possiamo anche fare un'installazione Docker, nel mio caso è Windows, posso scegliere da dove scaricarlo, lo scarico dal posto più vicino che è dalla Svizzera e lo scarico, io l'ho già scaricato, quindi possiamo procedere all'installazione. Clicchiamo sull'eseguibile scaricato, avanti, avanti, qui possiamo lasciare anche tutto di default, avanti, il percorso di dove verrà installato il programma, io lascio quello di default, spazio richiesto quasi 6 giga e andiamo avanti con l'installazione. Ho terminato, cliccando su chiudi verrà lanciato il programma. Uscirà questa finestra dove possiamo avviarlo con impostazioni predefinite oppure importare impostazioni da una versione precedente. Nel mio caso, che è la prima installazione, su questo PC userò avvia con le impostazioni predefinite. Qui mi chiede se voglio inviare in modo anonimo le segnalazioni degli arresti, potete scegliere voi se sì o rifiutarle. Qui mi chiede se voglio controllare automaticamente gli aggiornamenti all'avvio oppure no, possiamo decidere se lasciare le spunte oppure no. Il programma, eccolo qua. Un ringraziamento speciale a PCBWay, sponsor di questo video. PCBWay è una delle aziende più rinomate al mondo per la costruzione dei circuiti stampati. PCBWay non fa solo PCB, ma fa anche stampe 3D, ha delle macchine CNC per fare le lavorazioni anche dal pieno, ha delle macchine taglio laser e possono anche fare gli stampi per le macchine a iniezione. Ringrazio ancora PCBWay per aver sponsorizzato questo video. Prima di proseguire con l'interfaccia andiamo a vedere il manuale online. Una cosa che non ho detto è che se hai installato Docker sul PC puoi usare l'immagine fatta apposta per Docker. Non spiego adesso cos'è Docker perché ci vorrebbe un video apposito per questo. Chi lo usa sa già cosa sono i container e il loro utilizzo.
Andiamo al manuale introduttivo in italiano. Tutti i manuali si trovano sul sito docs.kicad.org, più la versione più la lingua. Ci sono due formati online e PDF, introduzione è un qualcosa di molto generico. Qui ci spiega come scaricarlo, dei concetti base che andremo a vedere. Qui inizia già a parlare del progetto, cose che faremo tutti insieme. Comunque per qualsiasi cosa tu abbia bisogno devi fare riferimento a questo manuale. Ad esempio per lo schematico c'è un manuale apposta, non tutto è tradotto in italiano. Come vedi siamo nella cartella IT, ma alcune cose le trovi scritte in italiano e alcune cose in inglese, perché purtroppo non tutto è tradotto in italiano. Ad esempio qui connessioni elettriche, il titolo è tradotto in italiano, ma il testo è ancora in inglese. Puoi usare benissimo Google Translator per portare il tutto in italiano. Le funzionalità più importanti di questa versione 9 sono tantissime, adesso non te le sto a elencare tutte perché sono davvero tantissime. Per approfondimenti lo trovi in questo file scaricabile qui sotto in descrizione. Ho inserito anche una terminologia di base molto utile. Adesso andremo a vedere l'interfaccia di base e faremo queste configurazioni iniziali. Quindi da preferenze dovremo configurare i percorsi o lasciarli predefiniti, delle librerie e l'impostazione della lingua. Eccoci ritornati al nostro KiCad, si apre in una finestra ridotta che possiamo anche ingrandire, però non è necessario perché tutto il suo contenuto lo visualizziamo anche in una finestra. Ricorda sempre l'ultimo progetto aperto, nel mio caso il distorsimetro audio di cui ho fatto il circuito stampato. Andremo adesso in preferenze, configura percorsi. Preferenze, configura percorsi. Questi qui sono tutti i percorsi predefiniti di KiCad. Se non hai esigenze particolari ti consiglio di lasciarle così. Però se arrivi da magari versioni precedenti in cui hai cambiato i percorsi, quindi dove stanno i file, da qui puoi cambiare la posizione. Preferenze, gestione librerie, c'è gestione libreria simboli e gestione librerie impronte. Cliccandoci sopra possiamo vedere tutte le librerie globali installate. E allo stesso modo delle impronte. Questa gestione libreria blocchi del progetto lo vedremo in un video dedicato. Poi abbiamo preferenze e imposta lingua. L'imposta lingua lo prende in automatico leggendo la lingua del sistema, ma se vuoi modificarla puoi andare manualmente a selezionare un'altra lingua da qua. In preferenze abbiamo tutte le configurazioni di KiCad 9. Abbiamo le comuni che sono relative a tutto, quindi a schemi, a simboli, a circuito stampato, impronte, eccetera, eccetera. Quindi come deve essere gestita la grafica. Se non hai problemi ti consiglio di lasciare di default. Una cosa che puoi andare subito a modificare è quale editor di testo preferisci. Questo serve per quando qui c'è un file di testo.txt, cliccandoci sopra va a aprire questa applicazione. Puoi selezionare il Notepad o, come nel mio caso, ho scaricato il Notepad 2 che è un po' più carino. Anche come visualizzatore PDF puoi selezionare quello predefinito dal sistema o selezionarne un altro. Qui ti conviene impostare quando vuoi l'autosalvataggio, ogni quanti minuti, quanti devono essere e la durata della cache. Il tema, se lo vuoi chiaro o scuro, le dimensioni delle icone della barra strumenti le impostate come piccolo, backup automatico dei progetti e anche questo qui è da configurare con il numero massimo dei backup da tenere, il numero massimo dei backup al giorno e il tempo minimo tra ogni backup e la dimensione massima totale di tutti i salvataggi. Sono tutte configurazioni che puoi andare a fare. Abbiamo poi la configurazione del mouse e dell'eventuale touchpad, la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera, che poi dopo andremo a vedere usando quelli predefiniti. Se proprio vuoi cambiare un tasto bisogna andarlo a fare qua così. Qui per abilitare Git, che adesso non tratteremo, raccolta dati è quello che ti ha chiesto all'inizio quando l'abbiamo installato, e poi per simboli, schemi, impronte, circuito stampato, visualizzatore 3D avremo
tantissime configurazioni. Gerber, fogli da disegno, aggiornamento, anche questo qui è una cosa che ci ha chiesto all'inizio se vogliamo l'aggiornamento, e i plugin che andremo a vedere tra poco. Le configurazioni le vedremo man mano, perché vedere adesso tutte non avrebbe senso e il video diventerebbe troppo lungo. Quindi passiamo subito alle cartelle file, puoi utilizzare il link del PDF, qui puoi trovare tutte le estensioni che usa KiCad e cosa significano. È inutile anche questo che andiamo a vederle una alla volta, ma ci puoi andare al bisogno. La cosa interessante che vedremo adesso insieme sono gli strumenti di calcolo. Qui c'è il link al manuale, però andiamo a vederli direttamente con il programma KiCad. Clicchiamo su strumenti di calcolo, si aprirà questa finestra dove, partendo dall'alto, abbiamo un calcolatore per i regolatori tipo standard e 3 terminali. Qui c'è la formula, calcolatrice di resistenze, questa è molto comoda. Ad esempio, se abbiamo bisogno di una resistenza da 21 kg, facendo su calcola ci dice la soluzione semplice potrebbe essere 22 kg con in parallelo a 470, soluzione con 3 resistenze, soluzione con 4 resistenze. Questo è il formato delle resistenze, infatti se facciamo calcola ci darà valori diversi, che poi mi sembra da qualche parte c'è il significato di queste sigle. Qui c'è anche l'aiuto che ci spiega esattamente come funziona questa tabella. Questa è un'altra tabella molto interessante, questa e questa qui, che sono i valori di isolamento tra le piste, in millimetri o in mils. Tensione la scriviamo qua, facciamo aggiornare valori, la tabella si compila. Andando in questo tab, allo stesso modo possiamo compilare e avere le distanze che magari andremo a vedere in un video apposito che faremo verso la fine. Questa è un'utile tabella per dimensionare il via. Questa è un'altra tabella per dimensionare le piste in base alla corrente. Ad esempio questo è 10 A, incremento di temperatura di 20 gradi, la lunghezza del conduttore 50 mm, la larghezza della pista mi dice che deve essere 4,7 mm con uno spessore del rame di 35 micron. Questo è il calcolo della corrente di diffusione, dimensionamento dei cavi. Questi non ci interessano adesso più di tanto, che servono per le alte frequenze. Questa è la serie delle resistenze che dicevo qua all'inizio che abbiamo visto, sono i vari valori in base alle varie serie. Codice colori, quelle al 10-5%, quelle al 2% hanno una fascia in più, molto utile per chi ancora non sa i colori delle varie fasce. La classificazione delle schede nei vari gruppi. Questa è una tabella di corrosione galvanica in base all'accoppiamento dei due metalli. Quindi questi utili calcolatori possono venire in aiuto mentre si costruiscono i PCB, specialmente nella larghezza piste e spaziatura piste in base alla tensione. Vediamo adesso i plugin. Bisogna cliccare su questa casella in basso, si apre la finestra della gestione dei plugin, mi fa vedere quelli che ci sono disponibili in questo repository ufficiale, se ne possono aggiungere degli altri qui in gestisci facendo più. In questo ufficiale abbiamo detto ce ne sono 91, di cui 53 standard, 8 di fabbricazione, 14 librerie e 16 temi di colore. Qui mi fa vedere i miei installati. Adesso provo ad installare ad esempio questo di PCBWay e lo installiamo insieme, così vediamo come funziona. Bisogna cliccare su disinstalla, lo ritrovo dentro in pendenti e dopo devo fare qui applica i cambiamenti. Qui ho i dettagli della rimozione, faccio chiudi e il plugin è disinstallato. Quindi se volessi installare il plugin di fabbricazione di PCBWay ne ha due. Questo qui fa tutto in un clic, preferisco usare questo che mi genera il Gerber e faccio poi l'upload in manuale successivamente. Bisogna fare installa e allo stesso modo finisce nei pendenti, faccio applica cambiamenti e viene reinstallato con successo. Poi vedremo dove troveremo questi plugin all'interno del programma. Di plugin ce ne sono davvero tanti, qui posso anche filtrarli.
Per ogni plugin c'è la descrizione e c'è il sito dell'autore, in genere sono su GitHub. Questo è l'autorouter che vedremo in un video specifico prossimamente e così via. Che è questo link qui che ci porta sul forum, dobbiamo essere loggati per poterlo scaricare e qui ci sono i vari comandi da tastiera che si usano nell'editor di PCB. Lo puoi stampare e tenerlo a portata di mano. Mentre creerò il progetto esempio farà uso di molti di questi tasti, ad esempio R per rotarlo, M per muoverlo, E per editarlo, X per inserire una traccia, F per passare da top a bottom, più o meno per cambiare layer, V inserisce il via durante il routing, eccetera eccetera. Lo stampi e te lo tieni lì e vedrai che sarà molto utile quando inizieremo a disegnare il circuito stampato vero e proprio. Siamo giunti al termine della lezione 2 del corso. Questa è una lezione un po' teorica, magari un po' dura da seguire. Vedrai che dalla prossima lezione vedremo cose più interessanti. In particolare vedremo l'ambiente schematico, l'editor dei fogli da disegno, quindi come personalizzare la squadratura, il cartiglio del foglio da disegno, dello schematico, il posizionamento degli elementi e la creazione di blocchi per un riuso successivo sempre su altri schematici. Questo video termina qui, non perdere il prossimo video dove inizieremo a trattare argomenti un po' più pratici e meno noiosi di questa lezione. Ti aspetto, non mancare, ciao!